È arrivata l'ufficialità. Dal 2027 cambia tutto. E perché secondo me questi nuovi regolamenti sono per la maggior parte una cagata? Cercherò di spiegarveli nella maniera più semplice possibile, ma soprattutto, se sei ancora uno dei pochi che non è ancora iscritto al canale, mi raccomando, tastino qui sotto. Comunque, iniziamo. Motori più piccoli, abolizione di tutti gli abbassatori, riduzione dell'aerodinamica e la possibilità di guardare i dati di tutti gli altri piloti e non solo quelli della propria squadra o dei propri compagni di marca. La MotoGP sta per essere rivoluzionata. Lunedì 6 maggio Dorna ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha dichiarato che il regolamento dal 2027 cambierà. Fino a qui più o meno non troviamo nulla di nuovo, dato che i rumors e le voci di paddock più o meno ci hanno detto queste cose qui. Il punto è che adesso è ufficiale, nero su bianco. Ma alla fine, ufficialmente, cosa cambierà in questa benedetta MotoGP? Partiamo, secondo me, dalla cosa più importante e soprattutto la cosa più sbagliata di tutte, sempre dal mio punto di vista. La cilindrata massima verrà ridotta da 1000 a 850 cm3, con una diminuzione dell'alesaggio massimo, diametro per i meno avvezzi, dei pistoni da 81 a 75 mm. Secondo l'organizzazione queste due modifiche aiuteranno, se così possiamo dire, lo spettacolo e la sicurezza. In primis, motori più piccoli consentiranno di avere, si legge sempre nel comunicato, un calo nelle velocità di punta, rendendo questo sport più sicuro, più efficiente e più sostenibile, secondo loro. Perché è vero che è pericoloso andare a certe velocità sul dritto, ma la vera pericolosità dal mio punto di vista è la percorrenza delle curve. Quanti incidenti sul dritto gravi abbiamo visto negli ultimi anni? Rispondetevi da soli. E quanti invece ne abbiamo visti in curva? O appunto ai side, chiusura di sterzo con la moto che va molto vicino alle protezioni? Ecco. Prima di tutto, la storia non insegna niente, a quanto pare. Questa strada era già stata percorsa nel 2007. Ve lo ricordate? Anche in quell'occasione si decise di ridurre la cilindrata a 800 cm3, scelta che fu abolita qualche anno dopo. Ma la domanda che dobbiamo farci è: perché si tornò indietro solo dopo pochi anni? Innanzitutto, quelle moto erano più piccole rispetto alle 1000, ovviamente. Questo perché riducendo la potenza si era costretti a limitare quanto più possibile il peso per cercare di guadagnare in accelerazione e frenata. Chiaramente i piloti si trovarono in difficoltà sia nella guida che nella posizione della moto. Erogazioni più appuntite, moto più compatte e meno possibilità di errori. E già diciamo che le MotoGP non è che siano proprio accoglienti, ma in quel caso diventarono praticamente impossibili da guidare per piloti più alti di 1,70. Anche al pubblico in realtà questo cambio non piaceva, dato che non riconosceva più in quelle moto quei missili terra-aria che tutti da bambini avremmo voluto guidare, perché quelli erano e sono i 1000. Qualunque appassionato di moto ha come sogno nel cassetto quello di mettere il sedere sopra una 1000, cioè la moto per eccellenza. Anche le case, in particolare Honda, non digerivano molto bene il nuovo motore. Questo perché diminuendo la cilindrata, gli ingegneri furono costretti a trovare un compromesso per riuscire ad avere una potenza decente rispetto ai 1000 appena andati in pensione. Vennero così introdotti i superquadri, nei quali, per farla proprio breve, la corsa del pistone era molto inferiore all'alesaggio. In poche parole, si avevano elementi molto grandi che facevano però poca corsa. Honda, contraria fin dall'inizio, ha sempre sostenuto che lo sviluppo di questi motori avrebbe comportato un impennamento dei costi. Tra l'altro la casa nipponica fu molto in difficoltà nei primi anni per riuscire a trovare il giusto bilanciamento nel motore. I costi, come previsto, lievitarono e ci fu un progressivo svuotamento della griglia. Per questi motivi, oltre alle pressioni della Honda, che in quel momento era la casa che la faceva da padrone, si decise di reinserire la 1000. Quindi immaginatevi tutti giù a spendere milioni per fare questi motori completamente diversi e da riprogettare, e nel momento in cui si era trovato un minimo di equilibrio e di situazione stabile, dopo pochissimi anni, per la precisione 3, buttato via tutto nel cesso e si torna indietro. Una cagata pazzesca senza mezzi termini. Detto questo, che chiaramente vale anche oggi, c'è un altro grosso problema che vedo in questa scelta: il campionato Superbike, in cui corrono 1000 derivati dalla produzione di serie, come ben sapete, che ormai però
sono solo a qualche secondo dalla MotoGP. Dorna non può permettersi che le derivate di serie siano veloci quanto i prototipi, perché sono il fiore all'occhiello della tecnologia delle case produttrici e per l'opinione pubblica devono sempre rimanere quelle macchine e mezzi irraggiungibili. Quindi, dato che il sasso è stato lanciato, cosa farà l'organizzazione per evitare che questo accada? Perché a oggi le moto che corrono nel mondiale Superbike sono anche loro dei prototipi. Avete presente la moto XGO 11 che ho provato nei test invernali e che adesso ho usato anche nella prima tappa del National? Dall'esterno può sembrare molto simile a una V4R o una V4S. A un occhio poco attento, messe una di fianco all'altra, sono più o meno uguali, ma in realtà da una all'altra non puoi usarci neanche una vite. Questo perché ormai di derivato dalla serie c'è rimasto veramente poco. Ovviamente tutto questo sviluppo tecnico fa lievitare i costi alle stelle, quindi in ogni caso ci sta che la MotoGP sia quel qualcosa di irraggiungibile e un posto dove provare soluzioni tecniche innovative che magari necessitano anche di milioni e milioni, ma la Superbike potrebbe sfruttare questa occasione per diventare un campionato più semplice, anche perché in ogni caso qualcosa dovranno fare. Prendi la 1000, 2 sospensioni, uno scarico, centralina di serie e via andare, come era una volta. In questo modo si farebbe una sorta di super stock 1000 e si prenderebbero 2 piccioni con una fava, perché con moto non snaturate rispetto a quelle di serie si alzerebbero molto i tempi sul giro, riducendo enormemente i costi, e la MotoGP rimarrebbe comunque molto più veloce anche con motori più piccoli, più grandi, a metà 600, 700, 800, 900, insomma avrebbero più possibilità di movimento senza creare queste situazioni molto limite. Inoltre la Superbike, a parte quando erano i tempi d'oro, è sempre rimasta una categoria molto di nicchia e secondo me grazie a queste modifiche potrebbe crescere notevolmente, riavvicinando seriamente gli appassionati e soprattutto distaccarsi finalmente dalla serie B della MotoGP, cioè moto molto vicine alla serie, quelle che compri veramente dal concessionario, e dall'altra parte i prototipi. Un'altra cosa. Passiamo al secondo punto, l'ecosostenibilità. In parole povere, dal 2027 il carburante dovrà essere al 100% sostenibile. Che cosa vuol dire? Biocarburante non derivato da combustibili fossili. Questa non è proprio una novità, era già stato dichiarato che la strada sarebbe stata quella. Infatti già da quest'anno il regolamento prevede che almeno il 40% del serbatoio deve essere riempito di componenti ecologici, quindi non la benzina standard. Questo non è altro che una sorta di omologazione dell'organizzazione a quelli che sono un po' questi trend mondiali. Quello che proprio secondo me non ha alcun senso e profuma proprio di greenwashing è limitare la capienza del serbatoio quando già adesso fanno una fatica boia a finire la gara e fanno i giri di ricognizione con le mappe eco a 75 all'ora e via dicendo, in un campionato dove, cioè, è la MotoGP, non la Moto2 dove si devono fare queste cose. E vi spiego cosa vuol dire quello che ho appena detto. Per riuscire a risparmiare fino all'ultima goccia di carburante e poterne utilizzare di più nella gara, i piloti nel giro di allineamento sono costretti a utilizzare una sorta di mappa eco, cioè già solo il nome mappa eco in una gara di MotoGP mi fa venire i brividi, ma è fondamentale usarla perché sennò si consumerebbe troppa benzina quando non serve. I team sono costretti a inserire questa mappa eco ai box e sostituirla con quella da gara nel momento in cui il pilota arriva sulla griglia di partenza. Avete presente che c'è sempre l'omino in griglia di partenza lì che smanaccia con il computer? Ecco, serve anche a quello. Vi ricordate cosa successe con Espargaro nel 2022? Più precisamente a Motegi? Per un problema tecnico rimase inserita quella mappa e fu costretto a cambiare moto nel giro di allineamento, partendo così dalla pit lane. Gara buttata. Si possono perdere le gare per colpa di uno switch da mappa eco a mappa da gara? Secondo me no. Io capisco che nella Moto2 si facciano tutte queste prove e si cerchi un po' la sostenibilità nel mondo racing, è fatta per quello, ma la MotoGP come la Formula 1 devono essere l'apice del motorsport. È davvero necessario arrivare a fare queste scelte di greenwashing di pura facciata? Non so se avete visto anche il buon Casey Stoner che la tocca piano sul discorso dei nuovi regolamenti. Comunque se non l'avete visto lo lascio qui sotto da qualche parte. La tocca sempre piano in ogni caso. Ripeto, va bene andare verso un mondo
più green, più sostenibile, ma bisogna evitare, dal mio punto di vista, le cose ridicole, come togliere le termocoperte in Formula 1, così per fare un esempio, perché non possiamo fare delle scelte del genere comunque mettendo a rischio di più la sicurezza dei piloti e poi spostare tutto il circo di macchine, ingegneri, piloti, bilici, eccetera eccetera eccetera, da una parte all'altra del mondo in continuazione senza un senso logico, per andare a correre in circuiti cittadini dove i paesi ospitanti mettono a disposizione budget enormi, piuttosto che correre in circuiti veri e propri in Europa dove c'è una vera cultura del motorsport e non lo sceicco che si sveglia la mattina e vuole farsi figo con gli amici perché c'ha la Formula 1 in casa sua. Tutto questo ha un impatto enorme sull'ambiente, molto di più di 3 o 4 termocoperte. Ma guardando solo al denaro, mentre si fanno 3-4 cagate per il discorso ecosostenibile, siamo sicuri di migliorare realmente le cose? Oppure siamo di fronte all'ennesimo caso di greenwashing, come stavamo dicendo poco fa? E questa è un'altra domanda che faccio a voi. Stiamo davvero andando verso un motorsport sostenibile o è tutta semplicemente una finta di facciata? Passiamo al punto 3. Oltre alla propulsione, Dorna ha deciso di ridurre l'aerodinamica nelle MotoGP. Entreranno in vigore nuove limitazioni sulle misure massime in cui i team possono spingersi per disegnare le appendici delle moto. Nello specifico, la larghezza sarà ridotta di 50 mm e la protuberanza del muso di altrettanti. Questo sempre a detta dell'organizzazione nel loro bel comunicato stampa, per ridurre gli effetti negativi dell'aerodinamica dove conta, cioè sui rettilinei e in frenata. Tutto con lo scopo di aumentare i sorpassi e di conseguenza lo spettacolo. Io la butto lì. Non sono riuscito a saltare praticamente neanche un post GP negli ultimi 2 anni perché le gare sono tutte incredibili. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Le ali tecnicamente servono per generare downforce o carico aerodinamico in italiano. In poche parole, ad elevate velocità l'aria spinge su queste superfici creando carico sull'anteriore. Chiaramente non si hanno solo vantaggi, come la riduzione dell'impennamento o il maggior carico in frenata, ma si crea anche quella cosa che viene definita come resistenza all'avanzamento o drag. Per questo motivo le forme geometriche sono molto complicate da creare, soprattutto perché in MotoGP, al contrario della Formula 1, non si ha molta libertà di manovra. Detto questo, più l'effetto dell'aerodinamica è forte, più si potrà frenare sotto, spostando il punto di staccata più avanti, senza contare la maggiore velocità in curva e la facilità nell'uscita avendo la moto che rimane ancorata a terra. Al contrario, diminuendolo come vogliono fare, si andrà più forte sul dritto nonostante le potenze minori, ma si dovrà anticipare la frenata e fare meno percorrenza. Una cosa molto importante da tenere a mente è che oggi l'aerodinamica in alcune situazioni è diventata veramente pericolosa. Vi ricordate cosa è successo a Bagnaia in Qatar nel 2023 dove stava per buttare un campionato del mondo? Il rischio sfiorato di 1 millimetro con Di Gianantonio è stata tutta una conseguenza dei fenomeni che vi ho spiegato prima. Quando una moto si avvicina ad un'altra nella cosiddetta e fantomatica scia, la moto davanti crea una zona di turbolenze e aria rarefatta che viene anche chiamata aria sporca. Meno aria vuol dire meno resistenza all'avanzamento e di conseguenza la moto che segue accelera più forte, avvicinandosi sempre più velocemente. Ecco che si ha il classico effetto risucchio sul rettilineo, cosa che ovviamente avveniva anche quando non c'erano le ali, magari in maniera un po' meno aggressiva, ma a oggi la situazione grave accade in staccata, perché in alcuni casi come in Qatar possono succedere 2 cose. A causa dell'aria sporca di cui dicevamo prima, il carico aerodinamico è molto minore, che sul rettilineo è un vantaggio, ma nel momento della staccata è uno svantaggio. Se tu pilota dietro stai facendo una staccata al limite per passare il tuo avversario davanti e questo si sposta all'ultimo facendoti entrare nella sua scia, non avendo più quella downforce, quella resistenza all'avanzamento, praticamente è come se perdessi un 20-30% di potenza frenante e quindi in brevissimo non ti fermi più. Se prima passare era complicato perché bisognava frenare più tardi di quello che avevi davanti, adesso lo è ancora di più perché devi tener conto di queste problematiche, senza contare anche il discorso dello pneumatico anteriore che si surriscalda e tutti gli altri casini di questa situazione ipertecnologica. Quindi diciamo che queste nuove modifiche, che in questo caso mi trovano favorevole, questi effetti potrebbero essere
meno accentuati e quindi di conseguenza potremmo avere una sicurezza maggiore per i piloti. Quarto punto molto importante: saranno annullati tutti i dispositivi di whole shot, abbassatori vari, partenza, mica partenza e via dicendo. Anche qui parlano per una maggiore sicurezza, ma non capisco dove sia per il discorso della sicurezza. Diciamo che potevano anche solo dire abbiamo deciso di toglierli, punto e basta. Siamo d'accordo, perché lasciano un po' il tempo che trovano dal mio punto di vista, quindi va bene così, meno complicazioni, piloti più concentrati sulla pista e basta, senza continuarli a schiacciare mille tasti, va bene. In questo caso non c'è bisogno di fare la supercazzo. 5. Altra cosa molto importante, copiata palesemente dalla Formula 1: alla fine di ogni sessione i dati GPS verranno messi a disposizione di tutti i piloti e ovviamente anche di tutti i team. Non sappiamo ancora con certezza quali informazioni verranno pubblicate e questo sarà una sorta di spartiacque, perché se la Dorna dovesse solo fornire i dati di posizione e velocità, onestamente non credo che possa essere molto utile ai team, come qualcuno ha detto. Oddio, adesso vogliono fare le cose ultra spettacolari, quindi tutti possono vedere tutto. Ragazzi, a oggi neanche con la telemetria piena, quindi con qualsiasi tipo di dato possibile e immaginabile, rollio, velocità, posizione delle sospensioni, freno, gas, qualsiasi cosa, in ogni caso è difficile capire comunque cosa sta facendo il pilota su quella moto. L'analisi è veramente complessa. Se si hanno solo i dati di velocità, piega, acceleratore e gas, con moto completamente differenti una dall'altra, serviranno al pubblico per capire meglio tutto quello che succede, ma i team dal mio punto di vista li guarderanno ben poco. Ma come dicevo, potrebbe essere molto interessante per chi guarda da casa, per capire molte più cose, e ad esempio anch'io che faccio i post GP, farli con una telemetria o una similtelemetria molto semplice potrebbe essere molto interessante. Ultimo e sesto punto: il sistema delle concessioni, che dovrebbe rimanere più o meno invariato. L'unica eccezione è che per correttezza tutte le case, dato che si riazzera tutto, partiranno dalla B e verrà rivalutato il quadro nell'estate del 2027, a metà stagione, per consentire alle case, in base alle loro difficoltà, di salire o scendere, quindi avere più o meno possibilità di tester che provano le moto, collaudatori e via dicendo, gomme per i test e tutte le altre cose che ho spiegato in un video dedicato. Se non l'avete visto, quello sui ranking, andatelo a vedere. Per concludere, secondo me ha tutto molto senso, a parte far diminuire le moto di cilindrata. Cioè ragazzi, fate tutto tranne quello. L'appeal mistico che hanno questi mostri su due ruote ne risentirebbe molto, e ovviamente, come tutto quello che ho detto fino adesso, è una mia personalissima opinione. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.